Devastati! Devastati anche voi da ste parti? E che ci fate? È da un po' che non ci vedevamo, eh? Come state? Tutto a posto? Il Devastatone Nazionale è di nuovo qua per voi e per raccontarvi tutto e di più su questo magnifico Sherman S. Perché finalmente sono venuto in possesso del monoruota più grande, più grosso, più veloce e più figo che ci poteva essere, quindi non muovetevi da lì che vi racconto tutto sullo Sherman S. Devastati, rieccomi qui in compagnia di un monoruota veramente, secondo me, veramente uno dei migliori che ci siano in giro al momento, anche un po' il più caro. Ma questo ne parliamo dopo. Non mi soffermerò tantissimo sulle caratteristiche di questo Sherman S perché tanto le potete trovare da tutte le parti. Comunque vi dico solo che ha un motore con una potenza 3000 watt, così una bottarella di potenza. Prima di cominciare, ragazzi, lasciatemi ringraziare sempre Overwheel che mi ha gentilmente concesso questo meraviglioso monoruota per provarlo e per raccontarvi qualche esperienza che sto facendo in queste settimane con questo meraviglioso monoruota. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Ma lasciate che mi mostri in tutto il mio splendore. Ehi, eccolo qua, il Devastato è tornato, un po' invecchiato, un po' più colorato, ma sono sempre io. Bella ragazzi, questo è lo Sherman S, ragazzi, Sherman S, 3600 Wh di batteria, una batteria infinita, vi permetterà di fare 150 km, forse anche 200 con una sola carica. Ma parliamo dell'ammortizzazione, perché questa ammortizzazione a quanto pare è la stessa del V11 di mia moglie, quindi con i due bracci interni dritti, ma lavora egregiamente, ragazzi. Le buche ve le potete dimenticare, potete andare dritti agli 80-90 senza problemi. Ecco, la maniglia di questo monoruota non mi pare molto comoda perché praticamente gli hanno messo una levetta qua davanti che la sblocca e così la si alza. Per carità, e poi però guardate il gioco che ha questa maniglia, diciamo che alla fine secondo me non serve a niente. Oltretutto per riportarla giù bisogna di nuovo schiacciare questo e ripartire. Ragazzi, news del 2023, avremo una valletta, una meravigliosa valletta. Vi presento Giada, la nostra piccola e carinissima valletta, che tra le altre cose è anche mia figlia, ma la conoscete già. Quindi adesso Giada vi farà vedere che questo monoruota è dotato di un bellissimo display sul quale sarà sempre ben visibile la velocità a cui andate, la batteria che vi rimane, il chilometraggio, ma se volete potete passare anche su total mileage, come si dice, non lo so. Si può vedere la temperatura della scheda, si può vedere il voltaggio, si può vedere l'amperaggio. Sto dicendo cose a caso, ma va bene. Io rimango sui chilometri, che tanto è l'unica cosa che capisco. Questo Sherman S è dotato di un potentissimo faro anteriore che tra le altre cose è anche regolabile, si può alzare e abbassare a vostro piacimento, così che se siete nella giungla lo alzate, se siete in mezzo alla gente lo abbassate. Non solo, anche dietro ha un meraviglioso faro luce di posizione rossa con due LED che, come potete vedere nel video, fanno una gran bella luce di dietro. Si può anche questo regolare in alto e in basso, quindi diciamo che a livello di illuminazione questo monoruota
va da Dio. Le pedane, ragazzi, a me hanno detto che queste pedane non sono quelle definitive, che comunque sono carine perché hanno già i pin che ti tengono ben fermo il piede. Tra l'altro queste si possono anche allungare, con questo dado si può probabilmente regolare la inclinazione. Diciamo che dopo un po' che le utilizzate diventano abbastanza comode, anche se questi buchi qua io li eviterei la prossima volta. Vabbè ragazzi, non vi ho detto che questo monoruota ti arriva con una gomma da 20 tassellata, fighissima, che va da Dio sul dritto, ma se appena avete dei pavimenti quelli un po' stupidi, un po' sconnessi, tende ad andare un po' da tutte le parti, ma sono dettagliucci questi. Ragazzi, per quanto riguarda il cavalletto, funziona benissimo sì, ma c'è un problema, secondo me ci andrebbe un blocco motore, perché ogni volta che dovete praticamente parcheggiarlo anche solo per un attimo, per una commissione o qualcosa, dovete spegnerlo ogni volta, appoggiarlo e poi ritirarlo su e accenderlo o accenderlo prima. Comunque sì, diciamo che un blocco motore, un tastino blocco motore, se sarebbero pure potuti sprecare a metterlo, che dite? Ecco, come vi anticipavo a inizio video, questo monoruota vi arriva col suo pesino di 44 kg ed è nudo, però non ha nessun tipo di power pad. Ah, l'ho già detto prima dei power pad questi qua, cazzo. Questo monoruota vi arriverà spoglio, quindi senza questi meravigliosi Flexi Pro Pad che potrete e dovrete comprarvi a parte. Se volete il link e tutte le maggiori info le trovate sotto. Quindi direi che adesso è il caso di mettersi il casco e partire, andarci a fare un bel giro insieme, così vi racconto le sensazioni di guida che ho provato in questi giorni. Se la mia assistente gentilmente mi passa il casco, saluta i devastati e noi ci vediamo sulla strada. Bella raga, via! Anche voi come me passerete da un monoruota di 24 kg a uno di 44 kg, la prima sensazione che vi darà questo monoruota sarà appunto quella di portare in giro un cinghialone, di guidare un tir, è abbastanza impegnativo. Certo è che appena ci prenderete un po' la mano vi renderete conto che questo Sherman S è comodissimo, perché il sistema di ammortizzazione funziona benissimo, oltretutto non è tanto largo come l'S22, alla guida risulta anche leggermente più comodo. Peccato che questi ammortizzatori che spuntano da sopra te infastidiscono l'interno polpaccio, ma diciamo che dopo un po' ci si prende la mano. Questo monoruota in strada è un piacere da guidare, certo è che vi troverete sempre a tenere medie sui 40, 50, 60 all'ora, perché ovviamente la potenza c'è, la comodità c'è, che dovete fare? Appena spingete un po' siete ai 40, 50 e alla fine è un monoruota da strada sicuramente, anche se dovete portarlo su una ciclabile, schivare pedoni, fare strade un po' più complicate, allora lì non è più così comodo e così agevole. Certo è che è ottimamente bilanciato e quindi si riesce a fare tutto molto tranquillamente. Se non eravate tanto muscolosi sicuramente lo diventerete. Per quanto invece riguarda l'off-road, ragazzi, questo mezzo, per carità, se dovete fare stradine sterrate, non troppo impegnative, basta che tirate avanti dritto ai 40-50 all'ora, lui farà tutto il lavoro che di solito fanno le vostre ginocchia e lo farà egregiamente.
Questo monoruota, come potete vedere, per l'off-road è meraviglioso, praticamente si può andare dritti con le gambe dritti e non preoccuparsi neanche delle buche, perché tanto fa tutto lui. Ma se doveste anche lì andarvi a ficcare nell'off-road un po' più complicato, quindi magari in mezzo a pietraie come potete vedere nel video, e lì il gioco si complica un pochino, perché o andate veloci e cercate di sorvolarle, o se no ragazzi vi impiantate, o comunque non è così facile spostarlo velocemente a destra e a sinistra per mantenere un controllo 100%. Quindi ragazzi, per tirare due somme, questo è un monoruota della domenica, o comunque è un monoruota da città per chi deve fare tanti chilometri. Per chi come me che fa 3 km al giorno per andare a lavorare in mezzo a piste ciclabili, pedoni, cani e quant'altro, forse che non è il top. Bene ragazzi, è giunta l'ora dello zero m'ammazzo. Riconoscete la stradina? Sta diventando un po' trafficata, però è un po' corta forse, anche perché con questo monoruota non mi ammazza i 50 all'ora, mi ammazza i 90. Vabbè, zero m'ammazzo. Via. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just looking up, don't stop. Che andare ragazzi, che andare. I'm so done, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. Vediamo quanto ci mette a fermarsi ai You're 50 gonna all'ora. be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. Un monoruota così imponente, così pesante, ovviamente lo spazio che richiede per frenare è abbondante ragazzi, ve ne serve un bel po'. And when I feel like this, I'm immortal. C'è da dire che però tutto il resto vi fa dimenticare questo problema. Ecco, però in città I'm immortal. non è bello se non frena quando deve. Don't stop, just looking up, don't stop. Tra l'altro, una cosa importante che non vi ho detto, che questi 44 kg di monoruota e 4.000 euro di monoruota sono così pesanti perché, porco cane, sono fatti veramente strong, cioè si vede che sono fatti con materiali importanti, che non è un Fruby come il mio M-Super. In effetti sì, sono 4 pezzi di plastica buttati lì, ma questo è veramente fatto bene. Ma bene ragazzi, ma tiriamo due conclusioni su questo meraviglioso e potentissimo Sherman S. Sicuramente se quello che cercate sono le prestazioni ragazzi, questo è top, perché ha una potenza smisurata, accelera la manetta, frena discretamente,
è un po' pesantuccio, ma si guida che è un piacere, perché con l'ammortizzatore così non ti accorgi di niente, vai che è un piacere. Ragazzi, io se avessi 4.400 euro da buttare via ci farei un pensierino e quindi non me lo comprerò, ma devo ammettere che è una figata pazzesca, ragazzi.